L'industria cosmetica ha un giro d'affari annuo di più di 300 miliardi di dollari in tutto il mondo. L'Italia è a 12 miliardi di euro annui, i dati sono del 2021, e il settore è in forte crescita anche grazie agli uomini, che ora rappresentano una bella fetta del mercato. Nel 2021 le percentuali erano del 74% per le donne e del 26% per gli uomini, ma per questi ultimi sta aumentando la richiesta di make-up, mentre finora era limitata più alla cura della pelle e dei capelli. Per questo video lascerò la parola a Giulia, che vi parlerà di Elena Rubinstein ed Elizabeth Arden. Nell'Ottocento e nel primissimo Novecento le signore per bene non si truccavano, perché una pelle bianchissima e perfetta era giudicata la maggior bellezza di una donna. I cosmetici erano casalinghi, bistecche crude come maschere, polvere di riso come cipria, tuorlo d'uovo e cognac per lavare i capelli, aceto per lucidarli, olio di oliva per ammorbidire la pelle, chiara d'uovo a neve per rassodarla, succo di limone per schiarirla. Le unghie si lucidavano con la pelle di daino e l'unica crema era la cold cream, fatta con olio di mandorle o di oliva, cera d'api e acqua di rose. I saloni di bellezza esistevano già, ma erano frequentati da attrici, ballerine, cantanti, prostitute e uomini in cerca di amicizie. Una signora non ci avrebbe mai messo piede. Nel 1907 e nel 1910 la situazione cambiò a causa di Elena Rubinstein e Elizabeth Arden. Partite dal nulla, ma armate di molto coraggio che, puntando sulla vanità e sul lusso, aprirono i primi saloni di bellezza per donne rispettabili e crearono due imperi. Tutto cominciò con Haya Rubinstein, nata il 25 dicembre del 1870 in un ghetto ebraico vicino Cracovia. Figlia di un negoziante del posto e prima di 8 sorelle, Haya era ribelle e insofferente alla grande povertà. Quando i genitori vollero combinarle un matrimonio, rifiutò e se ne andò prima a Vienna, poi nel 1896 in Australia, nel posto più lontano che conosceva, senza sapere l'inglese e senza un soldo. Si stabilì in un villaggio rurale presso alcuni lontani parenti allevatori di pecore vicino Melbourne. Culturalmente Haya era quasi a zero, ma era molto intelligente e furba e dalla sua parte aveva una pelle meravigliosa. La principale attività del posto era la pastorizia e lavorando all'aperto le donne avevano una pelle secca e scurita dal sole. Un particolare che portò le australiane ad ammirare la ragazza per la sua candida carnagione. La fantasia non le mancava e raccontò che il merito era del famoso chimico ungherese Likuski e di una sua crema detta Valance, parola a suo dire ungherese che significava dono del cielo, preparata in casa da sua madre e della quale aveva portato con sé 12 flaconi. La veridicità di questo racconto è molto dubbia, ma una cosa è certa: la parola Valance in ungherese non esiste. In realtà, il suo dono era molto più terreno che celeste, perché Haya usava la lanolina, un grasso ricavato dal lavaggio della lana appena tosata, da mischiare all'acqua e ha ingredienti come lavanda, resina di pino e petali di ninfea, che pubblicizzava come erbe importate dei Carpazi e che servivano a coprire il forte odore della crema. Il trattamento però funzionava, perché la lanolina ammorbidiva la pelle ed era stata usata anche in epoche antiche. Grazie alla crema Valance, che si vendeva a un prezzo 8 volte maggiore rispetto al costo di produzione, Haya cambiò il suo nome nel più moderno Elena. Nel 1907 aprì un salone di bellezza a Melbourne, poi a Sydney e infine a Londra, dove andò già donna di successo dopo aver lasciato la gestione del mercato australiano a una delle sorelle che l'avevano raggiunta. La più grande intuizione di Elena fu quella di lavorare su diversi tipi di pelle, fino ad allora ignorati, di suggerire il prodotto adatto dopo un'analisi delle clienti e soprattutto di introdurre il concetto di scienza della bellezza, riuscendo a elevarsi da quello che fino ad allora era stato il normale salone di bellezza. A Londra, nel 1908, sposò il giornalista Edward Titus ed ebbe 2 figli, dei quali si occupò poco per dedicarsi al lavoro. Il marito si impegnò nel marketing creando imballaggi accattivanti e lussuosi. I suoi prodotti dovevano attrarre le donne ricche e il sinonimo del lusso era la Francia. Dopo l'apertura di Londra, i coniugi si trasferirono a Parigi, dove Elena aprì un altro salone ed Edward le suggerì di farsi chiamare da tutti
Madame, perché Elena era diventato troppo semplice. Da allora restò Madame per tutta la vita. A Parigi assunse dermatologi e chimici che vestivano il camice bianco e davano alle clienti la sicurezza di prodotti studiati ed efficaci. Tutti i suoi saloni ebbero un enorme successo e all'inizio della Prima Guerra Mondiale Elena era tanto ricca che ritenne fosse il caso di trasferirsi negli Stati Uniti, dato che in un paese in guerra la vanità e il lusso sarebbero passate in secondo piano. A New York, però, Elizabeth Arden l'aveva anticipata sul tempo e nel 1910 aveva aperto il famoso salone con la porta rossa. Il vero nome di Elizabeth Arden era Florence Nightingale Graham, nata a Woodbridge, nello stato dell'Ontario, il 31 dicembre del 1881. I suoi genitori, immigrati dalla Cornovaglia, gestivano una drogheria e, dopo aver studiato da infermiera a Toronto, Florence si trasferì a New York dal fratello. Lavorava come contabile alla Squibb Pharmaceuticals, ma era affascinata dai trattamenti medici per la pelle e passava ogni momento libero nei laboratori. Si impiegò brevemente nel salone di Eleanor Adair, dove spiegava alle donne come truccarsi e la cosmesi divenne il suo unico interesse. Nel 1910 i tempi erano maturi per fare il grande salto e insieme a un'altra estetista, Elizabeth Hubbard, aprì il suo primo salone investendo fino all'ultimo penny. Le due donne insegnavano alle clienti a curare la pelle e a usare un trucco che c'è ma non si vede, sempre belle, sorridenti, eleganti e instancabili. Ma dopo la chiusura erano loro stesse a fare le pulizie per risparmiare. Florence però voleva di più e sognava di creare un marchio tutto suo, quello che poi sarebbe diventato anche il suo nuovo nome, Elizabeth Arden. Elizabeth dalla regina Elisabetta I e Arden dal poema di Tennyson Enoch Arden. Nel 1912 andò a Parigi a studiare tecniche di massaggio e cure della pelle. La affiancò il chimico Fabian Swanson e Florence creò i suoi primi prodotti, la crema veneziana Amoretta e una vastissima gamma di colori per i rossetti. Era anche una suffragetta e anche se non è chiaro se sia un vero aneddoto, nel 1912 fornì a tutte le donne in marcia il suo rossetto, una provocazione, dato che all'epoca era considerato scandaloso per una signora avere le labbra dipinte. Nel 1914 la società con la Hubbard si sciolse e Florence divenne l'unica proprietaria del salone sulla Fifth Avenue, dall'arredamento raffinato, la cui porta d'ingresso rossa divenne il suo tratto distintivo e iniziò una grande attività di marketing per far cambiare la percezione della cosmesi. Il locale, che con le sue elegantissime confezioni bianche e oro con fiocchi di raso, pareva una bomboniera rosa. Una meraviglia per gli occhi. Cominciò a essere il luogo di ritrovo preferito dalle signore per bene, perché tutte le donne hanno il diritto di essere belle. Così arriviamo al 1915, quando apparve a New York Elena Rubinstein. Se la Rubinstein sosteneva che non c'erano donne brutte ma solo donne pigre, la Arden ribatteva con il suo: io non vendo cosmetici, io vendo speranza. Le due donne furono da subito acerrime nemiche. Elena aprì un salone con un laboratorio annesso e assunse esperti del settore. Florence fu costretta a trasferirsi per ampliare il salone, aggiunse anche lei un laboratorio e chiamò a sé il suo chimico Fabian Swanson e il suo staff. Per quanto i due saloni fossero vicini, le due imprenditrici non si incontrarono mai e ognuna si riferiva all'altra chiamandola quella donna. Furono 50 anni di odio profondo e di concorrenza spietata, a colpi di aperture di nuovi saloni e nuovi prodotti. Con una punta di cattiveria, Elena dichiarò che con le confezioni Arden e i prodotti Rubinstein avrebbero conquistato il mondo. Florence si sposò 2 volte. Nel 1915 convolò a nozze con il banchiere Thomas Jenkins Lewis, che assunse la direzione della società, ma al quale Florence non permise mai di diventarne azionista. Divorziarono nel 1938. Lewis andò a lavorare per la Rubinstein e nel 1943 Florence si unì al principe russo Mikhail Envalov, divorziando l'anno seguente.
Il successo di Florence era globale. Si diceva che c'erano solo 3 nomi americani noti in tutto il mondo: Singer delle macchine da cucire, Coca-Cola ed Elizabeth Arden. E persino Henry Carrer nel suo libro 7 anni in Tibet lo confermò, scrivendo che perfino in Tibet si potevano acquistare i prodotti Arden. Elena Rubinstein fece scelte diverse. Già nel 1917 cominciò a vendere i suoi prodotti in altri saloni, inventando il Giorno della Bellezza, una manifestazione organizzata presso i vari locali e consegnando per ogni acquisto quelli che sono diventati un must delle profumerie: i campioncini. Elena fu anche lungimirante o fortunata e nel 1928 vendette a più di 7 milioni di dollari il suo mercato americano alla Lehman Brothers. Durante la Grande Depressione del 1929 lo ricomprò a $1 milione. Nel 1938 divorziò dal primo marito e si risposò con il principe Archil Curielli Cdonia. Più giovane di lei di 23 anni, i maligni sostennero che lo fece solo per ottenere il titolo di principessa. Anche se era enormemente ricca, nel privato Elena aveva gusti semplici e pare continuasse a portarsi il pranzo da casa, ma l'immagine per lei era tutto. Madame era sempre vestita dalle più grandi firme, i suoi saloni avevano un ristorante interno, erano arredati lussuosamente con opere d'arte di Miro, Frida Kahlo e Dalì, e nel suo appartamento erano appesi quadri di Renoir e Picasso. Era anche una filantropa e la sua fondazione sosteneva la American Israel Cultural Foundation per la salute e la ricerca medica in Israele. A metà degli anni 20 i suoi saloni affiancarono al trattamento della pelle anche il trucco e negli anni 30 nelle grandi città le donne truccate non erano più viste come poco di buono. La Arden lanciò la linea rossetto fard smalto, coordinati nello stesso punto di rosso, e il trucco per gli occhi intonato al colore dell'iride. Nel 1934 la Arden aprì la prima spa americana a Roma, dove offrì diversi trattamenti per il corpo e la Rubinstein rispose offrendoli nei vari saloni. La fama di entrambe cresceva e i saloni si moltiplicavano in tutto il mondo. Da sempre sostenitrice del rossetto in tinta con l'abito, nel 1941 la Arden creò il suo famosissimo rossetto Rosso Montezuma, dell'esatto colore del rosso presente sulle uniformi delle ausiliarie. Dagli anni 30 agli anni 60 Florence fu la regina della cosmesi. Nel 1946 il Times le dedicò una copertina e a quasi 70 anni ne dimostrava 50. Quest'ultimo aspetto era sicuramente dovuto a un dono di natura, ma era anche un'ottima pubblicità per i suoi prodotti che nel dopoguerra, quando la gente aveva iniziato a viaggiare in aereo, propose in confezioni da viaggio, una piccola idea che riscosse grande successo. Se la Arden la superò nelle vendite, nel 1957 aveva 150 saloni in tutto il mondo, fu la Rubinstein a rappresentare l'industria cosmetica americana a Mosca nel 1959. Fu lei la prima a creare una linea di bellezza maschile e a inventare il mascara impermeabile per la nuotatrice e attrice Esther Williams. Anche questo prodotto fu un enorme successo, ma era difficile battere l'Arden, che aveva una clientela di altissimo livello. La regina Elisabetta, la regina madre, la duchessa di Windsor, Jacqueline Kennedy e Marilyn Monroe. Quale donna non avrebbe desiderato usare gli stessi prodotti di queste celebrità? Nel 1962 il governo francese le conferì la Légion d'honneur come riconoscimento per i suoi meriti nell'industria della cosmesi. Negli anni 20 molti famosi stilisti avevano rilevato industrie cosmetiche e dato il loro marchio a prodotti già esistenti come Chanel e Dior. La concorrenza aumentava, ma vennero tutti dopo e il merito di aver aperto la strada alla nuova concezione di bellezza resta di Elena e Florence, che lavorarono entrambe fino a pochi giorni prima della morte. Elena Rubinstein morì il 1 aprile del 1965 e nel 1973 il suo marchio, la Elena Rubinstein Inc., fu acquistato dalla Colgate-Palmolive per $149 milioni. Fu l'apice della società, poi rilevata nel 1988 da L'Oréal per $20 milioni. Elizabeth Arden morì l'anno seguente, il 18 ottobre del 1966. Il marchio fu venduto alla Eli Lilly nel 1973 per $38 milioni e nel 1987 venne rivenduto alla Fabergé per $657 milioni, poi nel 2003 alla Unilever per $225 milioni e nel 2016 alla Revlon per $870 milioni.
andando infine in bancarotta nel 2022. Prima che andate a vedere il prossimo video vi ricordo che questo l'ho caricato con la velocissima connessione di Spadhausen. Se anche voi volete avere la fibra gratis a casa con un mese omaggio, cliccate sul link in descrizione e usate il codice sconto Vanilla.